Ciao a tutti amici miei, sono Alessia. E io sono Giovanni. Benvenuti su Italian Pod. Che bello rivedervi. O magari questa è la prima volta che ci ascoltate. In ogni caso, siamo felicissimi che siate qui. Oggi parliamo di una cosa che capita a tantissimi di voi. Anzi, forse anche voi in questo momento. Vi è mai successo di ascoltare una canzone italiana e capire quasi tutto? O di guardare una serie in italiano e seguire la trama senza problemi, ma poi appena provate a parlare, la mente va in tilt? Esatto. Vi escono solo ciao, grazie e magari buongiorno. E basta. Il resto sembra svanire nel nulla. Se vi riconoscete in questa situazione, tranquilli, non siete soli. Anzi, è una delle cose più comuni tra chi impara l'italiano. E oggi, proprio per questo, abbiamo preparato un video speciale. Vi spiegheremo perché succede, perché capite l'italiano ma non riuscite a parlare. E soprattutto, Vi daremo 6 consigli pratici, semplici e davvero efficaci per superare questo blocco e iniziare a parlare con più sicurezza. Fin da oggi. E, visto che vogliamo aiutarvi fin da subito, Parleremo in modo chiaro, con un ritmo un po' più lento del solito, perfetto per lo shadowing. quindi mentre ascoltate, provate a ripetere le frasi dopo di noi. Rubate la nostra intonazione, il nostro ritmo. E lasciate che l'italiano cominci a uscire dalla vostra bocca, non solo dalla vostra testa. Pronti a scoprire perché parlate così poco e come cambiare tutto questo? Allora, partiamo. Allora, prima di arrivare ai consigli veri e propri, dobbiamo capire una cosa fondamentale. Ed è questa: capire l'italiano e parlare l'italiano sono due abilità completamente diverse. Sì, e non è una questione di non essere bravi abbastanza, è proprio il modo in cui il cervello lavora. Quando ascoltate o leggete, state usando quello che chiamiamo input, cioè competenze passive. Il cervello riceve informazioni e ha tutto il tempo che vuole per elaborarle. Esatto. E in più avete il contesto, la musica, le immagini, i gesti. Tutto vi aiuta a capire anche se non conoscete ogni parola. Ma quando parlate o scrivete, state usando l'output, cioè competenze attive. E qui cambia tutto. Perché ora siete voi a dover creare la lingua, in tempo reale, senza pause, senza sottotitoli. Immaginatevi, state per dire una frase semplice, ma il cervello deve fare una specie di triathlon mentale. Primo, trovare la parola giusta. Poi, ricordarsi se è maschile o femminile. Terzo, scegliere la preposizione corretta. A, in, di, da. Quarto, coniugare il verbo nel tempo giusto. Quinto, pronunciarlo con l'intonazione naturale. E intanto l'altra persona vi sta guardando, aspettando una risposta. Non c'è da stupirsi se a volte la mente si blocca. Eppure, molti studenti passano il 90% del tempo solo su input. Podcast, film, grammatica. Ma se non allenate mai l'output, cioè se non parlate mai, è come... È come voler imparare a guidare una Ferrari guardando solo video di Formula 1. Perfetto! La teoria è utile, certo, ma per guidare devi metterti al volante. E per parlare italiano devi parlare italiano. Non aspettare di essere pronto, perché la verità è che non ti sentirai mai del tutto pronto.
Ma non preoccupatevi, per fortuna ci sono modi semplici, quotidiani e davvero efficaci per allenare questa parte attiva. E li vediamo subito, a partire dal primo consiglio. Allora, il primo consiglio, e forse il più importante di tutti, è questo. Smettete di aspettare di parlare in modo perfetto. Sì, perché la verità è che la perfezione non serve, almeno non all'inizio. Pensateci, quando un bambino impara a parlare, dice io volere biscotto o mamma, io andare parco. Non conosce la grammatica, ma si fa capire e impara proprio grazie agli errori. Esatto. E gli italiani, nella vita reale, non stanno lì a correggervi ogni virgola. Vogliono solo capire cosa volete dire. Quindi, se dite ieri io andare al cinema, invece di ieri sono andato al cinema, sapete una cosa? Vi capiranno lo stesso. E anzi, vi apprezzeranno tantissimo per averci provato. Perché parlare, anche con errori, mostra coraggio. Invece, restare in silenzio per paura di sbagliare, non vi porterà da nessuna parte. Quindi cambiamo mentalità. Meglio una frase semplice e un po' sbagliata che niente. Il vostro obiettivo non è la perfezione, è la comunicazione. E per farlo usate parole che conoscete bene, frasi corte, strutture semplici. Per esempio, invece di cercare la frase perfetta per dire mi dispiace, non posso venire alla festa perché devo lavorare, potete dire Non posso venire, devo lavorare. Mi dispiace. 3 frasi brevi, nessun congiuntivo, nessuna preposizione articolata, ma il messaggio arriva. E con il tempo, man mano che parlate di più, la grammatica si aggiusta da sola, grazie all'uso, non solo allo studio. Quindi, oggi stesso, provate a dire qualcosa, qualsiasi cosa, in italiano, anche se non siete sicuri. Perché ogni parola che pronunciate vi avvicina un po' di più alla fluency. E ricordate, nessuno nasce parlando perfettamente, neanche gli italiani. Credetemi, ne sentiamo di frasi strane, anche tra di noi. Quindi respirate, buttatevi e parlate. Il resto verrà da sé. Ok, passiamo al secondo consiglio. E vi assicuro, questo cambia davvero tutto. Smettete di imparare solo parole singole. Iniziate a imparare intere frasi, quelle che gli italiani usano ogni giorno, senza pensarci. Esatto. In linguistica li chiamiamo chunks, cioè blocchi di lingua. Sono come mattoncini pronti all'uso. Per esempio, invece di imparare solo la parola figata, imparate la frase che figata! Oppure, invece di studiare occupare da solo, imparate me ne occupo io. Oppure, non vedo l'ora, una frase che sentirete continuamente, ma che non si costruisce in modo logico se la traducete parola per parola. Proprio così. E il bello è che quando usate un blocco non dovete pensare a ogni singola parola, al genere, alla preposizione, è già tutto sistemato. È come avere una scorciatoia nel cervello. Meno sforzo, più naturalezza. E sapete dove trovarli questi blocchi? Nella vita reale. Nei film, nelle serie, nei podcast come questo, ma anche nelle canzoni, nei dialoghi al bar, persino nei commenti sui social. Quando sentite una frase che vi colpisce, segnatela per intero. Non solo la parola nuova, ma tutta la struttura. Per esempio, non scrivete solo rotto, ma mi sono rotto le scatole. Poi ripetetela ad alta voce. Usatela in un contesto vostro. Oggi mi sono rotto le scatole con il traffico. E vedrete che dopo un po' uscirà da sola, senza doverla costruire pezzo per pezzo nella testa. Questo è il segreto per suonare più naturali.
e per ridurre quell'ansia da devo ricordarmi tutto. Perché non state più creando la lingua da zero. State usando pezzi che esistono già, proprio come fanno gli italiani madrelingua. Quindi, da oggi, ogni volta che ascoltate qualcosa in italiano, chiedetevi: c'è una frase qui che posso rubare? Sì, rubatele. È il modo più onesto per imparare a parlare come si parla davvero. E con questi blocchi in tasca parlerete con più sicurezza e molto più velocemente. Ora, magari state pensando, ma io non ho nessuno con cui parlare in italiano. Nessun problema, perché il vostro primo e forse migliore compagno di conversazione siete voi stessi. Esatto, non serve un madrelingua, non serve un tandem, non serve neanche uscire di casa. Potete iniziare a parlare da soli. E non è strano, vi assicuro. Anzi, è uno degli esercizi più potenti per allenare la bocca e il cervello a lavorare insieme in italiano. Potete farlo mentre fate colazione, mentre vi vestite, mentre cucinate la pasta. O persino sotto la doccia. Nessuno vi sente e potete parlare quanto volete. E cosa dire? Iniziate con l'ovvio. Descrivete quello che state facendo. Per esempio, sto mettendo il caffè nella moka. Ora accendo il fuoco. Spero che non si bruci. Oppure raccontatevi la vostra giornata. Oggi ho una riunione alle 10. Dopo vado a fare la spesa. Forse compro del formaggio. E, se volete alzare un po' il livello, create dei mini dialoghi. Fingete di essere al bar. Buongiorno, vorrei un cappuccino e una brioche, per favore. Certo, subito. Quanto le devo? 3,50 €. Ecco a lei, grazie mille. Fate entrambe le parti. È divertente e vi prepara a situazioni reali. Il vantaggio più grande: state insegnando al vostro cervello a pensare direttamente in italiano, senza tradurre dall'inglese, dal tedesco o dalla vostra lingua madre. E questo è fondamentale, perché quando parlate con qualcuno non avete il tempo di tradurre mentalmente. Dovete reagire. In italiano. Quindi, anche solo 5 minuti al giorno, parlando da soli, possono fare una differenza enorme. Non serve essere perfetti, non serve avere un pubblico. Basta aprire la bocca e lasciare che l'italiano cominci a scorrere. Provateci oggi stesso e vedrete, dopo un po', vi sembrerà la cosa più naturale del mondo. Ok, ammettiamolo. Parlare da soli è utile, ma a un certo punto vorreste qualcuno che vi risponda, no? Ecco, oggi avete un alleato segreto, sempre disponibile, paziente e mai giudicante: l'intelligenza artificiale. Strumenti come ChatGPT, Copilot o altre app di conversazione possono diventare il vostro compagno di pratica perfetto. E non sto parlando di fare esercizi noiosi, sto parlando di vere e proprie conversazioni, semplici, quotidiane, divertenti. Per esempio, potete scrivere o parlare, se l'app lo permette, una cosa del tipo: «Ciao, sto imparando l'italiano. Possiamo fare una conversazione semplice?» Oppure fingiamo di essere in un ristorante. Tu sei il cameriere, io sono il cliente. E sapete la parte migliore? Potete chiedere all'IA di adattarsi a voi. Sì, ditele: per favore, parla lentamente. Oppure: puoi correggere i miei errori? O ancora, spiegami questa parola in modo semplice. O usa solo parole che conosco. È come avere un tutor personale, 24 ore su 24, senza dover prenotare, pagare o sentire ansia da prestazione. E se sbagliate? L'IA non alza gli occhi al cielo, non ride,
non vi interrompe, vi aiuta e basta. Questo vi dà la libertà di provare, riprovare, fare domande strane, tipo come si dice ho dimenticato le chiavi in macchina? O cosa direbbe un italiano se vede un tramonto bellissimo? E con il tempo inizierete a interiorizzare non solo le frasi, ma anche il modo in cui si costruiscono le conversazioni in italiano. Quindi non abbiate paura di usarla. L'IA non sostituisce le persone, ma è un ponte perfetto per arrivare a parlare con loro con più sicurezza. Provateci questa settimana, anche solo per 5 minuti al giorno. Iniziate una conversazione semplice e vedrete quanto vi aiuterà a rompere quel muro del silenzio. Perché ricordate, ogni parola detta, anche a un computer, è un passo verso la vostra voce in italiano. Ora passiamo a un esercizio un po' più strutturato, ma davvero potente per allenare la fluidità. Si chiama la tecnica 4-3-2. Sembra un codice segreto, vero? In realtà è semplicissima e funziona alla grande per ridurre le esitazioni e parlare in modo più naturale. Ecco come funziona. Scegliete un argomento semplice, per esempio la mia giornata, il mio weekend ideale o il mio piatto preferito. Poi parlate ad alta voce su quell'argomento per 4 minuti. Non preoccupatevi di essere perfetti. L'importante è parlare senza fermarvi. Va bene anche ripetere, cercare le parole, usare Dopo i primi 4 minuti fate una pausa brevissima e ripetete lo stesso discorso, ma questa volta in soli 3 minuti. Già qui noterete una differenza. Dovrete tagliare le cose inutili, organizzare meglio le idee e parlare un po' più veloci. Infine, terzo round, raccontate di nuovo lo stesso argomento, ma in soli 2 minuti. E qui succede la magia. Il cervello inizia a selezionare le frasi più efficaci, a collegare le idee in modo più fluido, e le pause diminuiscono. È incredibile quanto possiate migliorare in appena 9 minuti di esercizio. E c'è un trucco in più. Registratevi con il telefono. Sì, ascoltare la prima registrazione, quella dei 4 minuti, e poi l'ultima, quella dei 2, vi mostrerà concretamente i vostri progressi. Sentirete voi stessi diventare più sicuri, più veloci, più italiani. Non serve un pubblico, non serve un tema complicato. Basta un argomento semplice e un po' di coraggio per premere registra. E se all'inizio vi sembra strano parlare da soli per minuti interi, fidatevi. Dopo qualche volta diventerà una delle vostre armi segrete per la fluency. Quindi, provate la tecnica 4-3-2 questa settimana, magari con un tema diverso ogni giorno. E ricordate, non si tratta di dire cose complicate, si tratta di dire cose semplici, in modo sempre più fluido. Bene, arriviamo all'ultimo consiglio, ma forse uno dei più creativi e divertenti. Si chiama usa una frase in tanti modi diversi. Perché per parlare bene l'italiano non vi servono centinaia di frasi nuove ogni giorno, vi serve saper giocare con quelle che già conoscete. Prendiamo una frase semplice, per esempio, vado al mercato. Ora, invece di impararne subito un'altra, provate a trasformarla. Cambiate un dettaglio, cambiate il tempo, cambiate il soggetto. Per esempio, vado al mercato per comprare la frutta fresca. Aggiungete un po' di colore. Oppure cambiate il tempo. Ieri sono andato al mercato. Domani andrò al mercato. Sarei andato al mercato ma pioveva. Cambia il soggetto. Mia sorella va al mercato ogni sabato. Noi andiamo al mercato insieme. Dovremmo andare al mercato prima che chiuda. E ora rendetela più interessante con un connettivo. Vado al mercato perché voglio cucinare una cena speciale.
Vado al mercato anche se fa caldo. Vado al mercato così trovo del buon pane. Vedete? Con una sola frase base avete creato decine di varianti e avete toccato tempi verbali, pronomi, preposizioni, congiunzioni. Ma senza dover studiare regole a memoria. State semplicemente giocando con la lingua, come farebbe un bambino o un madrelingua. E questo esercizio è perfetto da fare da soli, ad alta voce o anche scritto. Potete prendere una frase da una canzone, da un podcast, da una lezione. E chiedetevi, come posso usarla in un altro modo? Come la direi se fossi arrabbiato, felice, di fretta? È un allenamento fantastico per la flessibilità mentale, quella capacità di adattare la lingua al momento, al contesto, alle emozioni. E più lo fate, più il vostro cervello smette di cercare le frasi e inizia a costruirle a volo. Quindi, oggi stesso, scegliete una frase semplice che conoscete e trasformatela in almeno 5 modi diversi. Vi assicuro, è un gioco che sembra banale, ma fa miracoli per la vostra capacità di parlare in tempo reale. Perché non si tratta di sapere tutto l'italiano. Ma di saper usare bene quello che già avete. Allora, amici, siamo arrivati alla fine, ma in realtà è solo l'inizio per voi. Perché ora sapete una cosa fondamentale. Capire l'italiano non è la stessa cosa che parlare l'italiano. E per passare da uno all'altro non serve aspettare di essere pronti, serve solo parlare. Ricordate i 6 consigli. Non cercate la perfezione. Imparate i blocchi di lingua, non solo le parole. Parlate con voi stessi, ogni giorno. Usate l'IA come alleato. Allenate la fluidità con la tecnica 4-3-2 e giocate con le frasi che già conoscete. Non dovete fare tutto in una volta, sceglietene uno, solo uno, e provatelo questa settimana. Perché anche 5 minuti al giorno di pratica attiva fanno più di ore di ascolto passivo. E non abbiate paura di sbagliare. Gli errori non sono fallimenti, sono segni che state provando, e questo è già parlare. Ogni volta che aprite la bocca in italiano, state costruendo il vostro ponte verso la fluency. Quindi fidatevi del processo, fidatevi di voi stessi. E ricordate, non siete soli. Noi siamo qui con voi, su Italian Pod, ogni volta che avete bisogno di una spinta, un'idea o semplicemente qualcuno che crede in voi. Io sono Alessia. E io sono Giovanni. Continuate a parlare, continuate a provare. E soprattutto, continuate a credere nella vostra voce italiana. A presto! Ciao!